Una pala dinamita perché è la pala di Paolita. Ciao a tutti da Milano e Alvin e benvenuti ad un nuovo video sul canale YouTube Padel Review. Siamo a Padeland, a Caselle Lurani, a casa di Alvin Sceu, il suo tempio che oggi ha cancellato una delle sue 14.000 lezioni che fa ogni giorno. Perché cosa dobbiamo parlare oggi? Oggi dobbiamo parlare e recensire la Head Extreme Motion Limited. La racchetta firmata da Paolita Dinamita José Maria. Ricordiamo che la Head Extreme Motion è stata ed era, prima che io provassi la Ari Sanchez nuova, che avete già visto la recensione, la mia head preferita. Adesso è a pari merito con quella lì, quella vecchia, perché questa è simile nelle caratteristiche ma è liscia, mentre la vecchia era ruvida. Però noi su un piatto abbiamo messo i Pro Spin Strips, la nuova tecnologia con questi adesivi di head per dare ruvidità alla racchetta. Arriva insieme alle 3 racchette che sono state presentate al torneo di Roma, con cui i giocatori stanno giocando giocheranno fino a settembre, tranne Ari Sanchez che gioca con la vecchia. Questi Pro Spin Strips, che come abbiamo detto e come avete visto sicuramente la recensione anche su Instagram, funzionano molto bene. Poi si possono togliere e mettere, non influenzano troppo il peso e il bilanciamento, anzi su questa qui che abbiamo messo, lo diciamo dopo, no, influenzano veramente zero. Parliamo subito del prezzo di questa racchetta, 260 euro che diventa 234 euro, considerando che la vecchia Extreme Motion, che io ammetto preferire, costa 165 euro, io in questo caso vado a prendere la vecchia Extreme Motion a 165 euro. Anche io preferito l'altra. Però anche questa è una racchetta molto valida, il design è diverso, con i colori scelti da Paolo José Maria, come il nero e il rosso da Coelho e il bianco-azzurro da Lotito, no scusa, da Ari Sanchez. Ma c'è ancora? Sì, c'è ancora. Sì, penso di sì. Sei sicuro? Non lo so. Comunque, vabbè, l'ex proprietario della Lazio. Prezzo quindi abbiamo detto 234 euro, cioè un prezzo comunque onesto, non è un prezzo esagerato, però a 165 io prendo l'altra. Sì, no, però dico, è una top di gamma, edizione limitata, Ed, e quindi io sono dell'idea che ci può stare. Sì, insomma, il prezzo è giusto, però diciamo che essendoci l'altra a 60-70 euro almeno molto simile, esatto. Parliamo adesso del livello. Per me questa racchetta è da giocatore di sinistra, intermedio alto in su. Sì, è una racchetta prettamente offensiva. E non è una racchetta da giocatore di destra. A mio avviso, nonostante il piatto sia misto, quindi abbia grande uscita di palla, però per me è più a sinistra che a destra. Più maschietti che femminuccio, sì, sai? Anche secondo me. Cioè, mentre quella di Ari Sanchez è anche buona per pubblico femminile, questa è un po' più tosta, secondo me. A noi comunque è arrivata con un bilanciamento un po' estremo. E quindi l'abbiamo accusata, ma parliamo delle caratteristiche tecniche. Forma a diamante, piatti misti, Power Foam, la classica gomma di Head, non l'abbiamo detto in quella Power Foam, vabbè. Grafene Inside, Auxetic e facce lisce, mentre nell'altra erano ruvide. Esatto. Sul piatto c'è la dinamita, eccola qua, che qui col sole non si vede. Sul piatto c'è il simbolo della dinamita, che è appunto Paolita Dinamita José Maria. La racchetta arriva con un protettore, soft butt cap, uno dei migliori manici in circolazione, l'accetto con un super comodo cordino. Alvi, nel momento di dire peso e bilanciamento, perché come hai detto il bilanciamento è arrivato un pochino estremo. Allora, il peso della nostra racchetta è di 359 grammi e il range di head penso sia 360 più o meno 10 grammi, perfetta. Quindi perfettamente. Mentre il bilanciamento è arrivato a 27,9 cm. Qui dice 26,8, quindi più o meno un centimetro, 27,8, anche qui siamo quasi in range, però a noi ci è arrivata un po' sfortunata, molto bilanciamento in testa, si sente tanto dall'alto questo bilanciamento in testa, la racchetta molto potente, però a livello di maneggevolezza un po' si accusa. Poi c'è da dire che noi abbiamo aggiunto, ricordami il nome? Pro Spin Strips, troppe R per Alvin, esatto. Pro Spin Strips. Abbiamo aggiunto queste e il peso solo su un piatto, per fare la prova, per sentire la differenza. Il peso è salito veramente solo di 1 grammo e il bilanciamento è rimasto uguale. Esatto, quindi veramente modificano pochissimo peso e bilanciamento della racchetta. Abbiamo detto tutto e vorrei dire come si comporta da fondo campo. Per essere una racchetta a diamante ha un buon punto dolce, ha come al solito una grande uscita di palla, racchetta potente, pallonetti che vanno su bene, però con questo bilanciamento è una racchetta che è difficile un pochino da muovere, quindi nelle situazioni di difficoltà un po' si accusa, però è una racchetta comunque che anche questa a tocco, cioè si può fare bene tutto, perché come ho detto con la vecchia Extreme Motion, racchetta incredibile, racchetta potente, infatti a rete dall'alto, racchetta che fa molto male. Però da fondo campo difficile un pochino da gestire, non perché appunto scappio, perché non abbia controllo, è perché comunque è molto bilanciata in testa
e nelle situazioni di difficoltà si sente. Sei d'accordo? Sì, sono Albi? d'accordo, sì. Cioè, direi una racchetta abbastanza tecnica. Tecnica, sì, esatto, racchetta tecnica, e ora mi vedrete con la mia grandissima tecnica da fondocampo con Alvin che mi mette alla prova. Extreme Motion da fondocampo, non si muove, agilissima, però la palla va su che è una meraviglia. Buon punto dolce per essere una racchetta a diamante. Qui ancora, su, pallonetto all'incrocio delle righe, e Alvin non si muove neanche perché non ce la fa. Permette di giocare di tocco, permette di giocare di potenza, pallonetti, facciamolo muovere che la forma non è ancora arrivata, palo. Vai Alvin, mettimi alla prova. Su, lì. Pallonetto al bacio. Alvin è costretto a scendere, Cichitina, colpo potente all'incrocio delle righe, ancora. Su, ottimo. Ancora che lo domino. Ripeto, non si muove, agilissima, però permette di giocare di tocco, di potenza. Prende la rete, ecco, in questo caso mi è pesata un po'. Pallonetta all'incrocio delle righe ancora. Vai, ultima Alvin. Ancora pennellato, lo chiudo così. Con altro gran pallonetto, uscita di palla top per essere a diamante. Ottimo punto dolce. Alvin, l'ho provato a fondocampo. Cosa mi dice a rete? Beh, a rete diciamo che lo scambio, se dura poco, meglio per voi, perché comunque, nonostante il peso, comunque 359 grammi non è tanto, però sembrano di più, si sentono, probabilmente per il bilanciamento alto, quindi se non si utilizza sempre la mano non dominante per tenere la racchetta alta, ogni tanto tenderete a giocare con la racchetta bassa magari, quindi in situazioni di difficoltà sarete magari in ritardo sulla pallina, sei d'accordo con me? Esatto. E quindi se si è in ritardo qualche volta la palla o vi va direttamente a rete o vi scappa, però invece quando avete il controllo la palla è facile e volete imprimere potenza, comunque la racchetta viaggia secondo me. L'unica che questo bilanciamento così estremo la rende un po' difficoltosa nel gioco veloce, nel gioco di volea, nei scambi proprio rapidi dove anche l'avversario magari a fondo campo vi gioca veloce, muoverla tantissimo anche veloce non è facilissimo. Quindi nel bloqueo sì, bene, solo se vi tirano addosso. Già se vi dovete un pochino allungare si tende a essere in ritardo secondo me, questo è il mio parere, per questo forse per un pubblico magari femminile meglio sconsigliato, assolutamente, molto più rapida. Però se invece volete proprio essere giocatori offensivi rispetto a quella ma non estremi magari come l'Extreme Pro. Esatto, ma non estremi, questa è proprio la via di mezzo. Cioè questa è una racchetta che comunque se siete allenati, tecnicamente viaggiate, andate bene e si spingete, cioè non è che è una racchetta che non va bene, però diciamo che, come ho detto prima, è una racchetta impegnativa. Cioè, non sembrava, ma invece a me ha messo un pochino in difficoltà. È il tuo momento dall'alto. Dall'alto racchetta, come detto, perfetta a sinistra, e quindi racchetta che ama lo smash piatto, ama il per 3, sì, ama un po' tutto, però una racchetta in questo caso rispetto a quella di Ari, che è la nostra ultima recensione, è una racchetta che quando sono più colpi in fila si accusano, cioè nel senso questa qua un po' si sente sul braccio, ma non che faccia male, è che comunque con questo bilanciamento alla lunga stanca, però è una racchetta ovviamente prettamente offensiva, come dicevi tu, a rete, e quindi è super divertente se cercate una racchetta potente, cercate smash per 4, smash che torna alla vostra metà campo per 3. Esatto. Davvero una super pala. Adesso mi vedrete nella solita sequenza dall'alto. Vibora chicca alla grata per 3 smash, poi daremo i voti. Extreme Motion limite dall'alto, vai Alvin! L'ultima ancora, avete visto vibore? Ficcanti, profonde, tese, sto giocando col piatto quello ruvido, dove ho messo i Pro Spin Strips. Su questo campo è meglio giocare sul primo vetro che alla grata, il kick, visto che poi rimbalza sempre alta. Proviamo qualche per 3.
Ecco, adesso l'ho accusata un po' pesante per muoverla, ho fatto fatica su questo. Per 3, questa è arrivata direttamente al bar dove abbiamo mangiato oggi. Niente, non è uscito manco un per 3. 1. Anche qui troppo l'ho accusata. Va, proviamo anche smash piatto e poi chiudiamo. Però una pala cucita dal sarto per il giocatore di sinistra, Giocatore di sinistra, ascoltatemi. Gran potenza. Alvin, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. Diamo i voti alla Ed Extreme Motion Limited di Paolita Dinamita Josemaria. Vai. Da fondo campo, 7, pallonetti, 8, arete, 8,5, controllo, 7,5, maneggevolezza, 7, uscita di palla, 8,5, punto dolce, 7,5, effetti, 7,5, potenza, 8,5, per 3, 8,5, smash, 8,5, vibora, 9, rapporto qualità-prezzo a 234 euro. 7. Abbiamo dato i voti alla racchetta firmata da Paolita Dinamita. Alvin, cosa devono fare i nostri ascoltatori? Mi sono un'altra volta dimenticato di fare la domanda all'inizio. È vero. Se non l'avete ancora fatto, mettete mi piace al video, attivate la campanellina, dite a un vostro amico di seguirci, commentate la domanda di Emi e poi mettete mi piace al video. Iscrivetevi al canale. Iscrivetevi al canale, è vero. La domanda è: preferite la Ed Extreme Motion Limited o la Ed Extreme Motion normale? Scrivetelo nei commenti. Tu hai Io già la detto. normale. Anche io. Ciao!